Benvenuti nel video dedicato all'applicazione di una cerniera standard. Questo è un campione, ma potrebbe essere un pantalone o una gonna. Ho il tessuto rovescio, ho già cucito la parte dove desidero applicare la cerniera e l'ho cucita in questo modo. Questa è la parte della vita e questo è il fondo del nostro modello. Prima di cucire ho segnato fin dove voglio che mi rimanga l'apertura della cerniera, e l'apertura della cerniera la faccio in modo che sia 2 centimetri inferiore rispetto ai denti della cerniera stessa. Vedete lì? Perché con questa tecnica ho il cursore altrimenti che è in mezzo. Con la macchina ho cucito con cucitura lunga fino a dove desidero l'apertura, poi ho saldato con la macchina da cucire e ho proseguito con punto standard 2,5. Stirato i margini aperti e anche rifiniti i margini aperti. Questo è il segno del mio margine della vita e sotto ho fatto un segno a mezzo centimetro perché è qui che parto a mettere il primo dente della cerniera. Tengo la cerniera aperta, questo è il dritto della cerniera, la giro a faccia in giù, parto con il primo dente, lo posiziono sul segno che ho fatto a mezzo centimetro e posiziono i denti esattamente dove ho la cucitura. Con gli spilli blocco tutti gli strati di stoffa, perciò nastro, margine e tessuto sotto. Blocco tutto fino dove finisce la cerniera e faccio la stessa identica cosa dall'altra parte. Questo è il risultato dopo aver applicato gli spilli. Ricordo che questa tecnica, perché funzioni, l'apertura che ho lasciato per la cerniera deve essere inferiore alla lunghezza della cerniera, perché ho il cursore altrimenti che mi dà fastidio. Sul dritto del tessuto vedo gli spilli in questo modo. Per le principianti consiglio di imbastire qui a metà del nastro. Per chi se la sente può cucire a macchina, ma attenzione, la cucitura a macchina deve essere fatta dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, e la partenza deve essere allineata. Ecco il risultato dopo la cucitura a macchina. Vediamo la cucitura a macchina parallela, la cerniera che sembra chiusa, ma in realtà abbiamo ancora il cursore qui in basso. E sul dritto le cuciture che sono parallele tra di loro e alla stessa distanza dal centro della cucitura principale. Ora bisogna aprire la cucitura a punto lungo. La cucitura a macchina io l'ho fatta utilizzando il piedino standard, non quello per la cerniera, però ho spostato l'ago in modo che la cucitura venisse vicina ai denti della cerniera. Si può anche utilizzare il piedino per cerniera. Tolto la cucitura che teneva assieme le parti, ora faccio salire il cursore. Semplicemente lo prendo da qui, ecco qui il mio risultato. Cerniera che rimane nascosta. Se si vuole si può riprendere la cucitura a macchina qui sotto se uno desidera fare una travetta di filo. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!